Bologna-Inter 3-3 e finisce qui. Allora, questa lunga stagione trionfale che resterà per sempre nella storia e nei cuori di noi tifosi nerazzurri, 54esima partita stagionale e questo allora è il 54esimo appuntamento con il nostro video del giorno dopo la partita in cui più a freddo vi porto 5 cose che potresti non aver visto in questa gara tra spunti tattici, dei dati, ma soprattutto molto mercato, bisogna dirlo, con la nostra Romina anche che ha raccolto delle notizie di cui parleremo tra poco. E il primo spunto però oggi da cui parto è una cosa che mi ha fatto molto ridere, perché noi abbiamo istituito questa rubrica del Ma che Carlos dici in questi anni, dove andiamo a commentare le uscite più a vuoto, diciamo così, dei commentatori, dei professionisti del settore e non soltanto, e credo che oggi abbiamo toccato l'apice con il più grande Ma che Carlos dici da quando esiste questa rubrica. Quindi intanto vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrizione al canale, ben ritrovati a tutti voi, vi aspetto nel club di Passione Inter, mi raccomando, noi non ci fermeremo anche nel club, anzi domani appuntamento con tanto mercato anche nel club, ma diamo subito questo premio di Ma che Carlos dici, qualcuno di voi secondo me lo sa già, e mi riferisco proprio ad Enrico Varriale, giornalista che sappiamo essere molto di parte sul Napoli, ma non solo, che a poche ore da Bologna-Inter, prima che si giocasse Bologna-Inter, commenta i premi della Lega Serie A che ha votato Chivu come miglior allenatore, Lautaro Martinez come miglior attaccante e Di Marco come miglior giocatore in assoluto di questa Serie A. Enrico Variale cosa scrive? Mentre l'Inghilterra si permette il lusso di escludere dalla lista del mondiale Foden e Palmer, la Serie A sceglie Di Marco come MVP della stagione. Nulla contro l'esterno dell'Inter, che è un ottimo calciatore, ma mi pare proprio la fotografia fedele del livello del nostro calcio. Ecco, Enrico, intanto la risposta migliore te l'ha già data Di Marco sul campo, perché proprio pochissime ore dopo questo tuo tweet, questo tuo post pubblicato sui social, Bologna-Inter pronti via 22 minuti, pennellata fantastica su punizione di Di Marco che segna l'ennesimo gol spettacolare di questa stagione, veramente da incorniciare. Tra l'altro Di Marco ha segnato 5 degli ultimi 7 gol su punizione firmati dall'Inter, quindi diventa sempre più uno specialista anche a livello storico, ecco, di questo fondamentale importante. Di Marco che raggiunge tra l'altro quota 7 gol in campionato più 18 assist, record assoluto nella storia della Serie A per numero di assist, significa che ha contribuito in totale a 25 gol in stagione se sommiamo gol e assist e ha quindi superato Lautaro Martinez che è il capocannoniere della Serie A, ha distaccato anche Marcus Thuram e anche Nico Pass che deve ancora giocare, però ecco sarei sorpreso di vedere nell'ultima partita Nico Pass con 3 gol e 3 assist per raggiungere Di Marco, tra l'altro nemmeno superarlo. Quindi sono numeri clamorosi, impressionanti, quelli di Di Marco che secondo Transfer Market è un terzino sinistro, lo vorrei ricordare, quindi chiedo ad Enrico Varriale, ma scusa, chi meritava allora questo premio secondo te? A chi l'avresti dato se non lo merita Di Marco, soprattutto il paragone con il calcio europeo, perché quanti calciatori nel ruolo di Di Marco mi sai trovare più forti Di Marco in questa stagione che hanno fatto meglio di Di Marco in questa stagione? Secondo me non arrivi a 2, ecco, a meno che non ti inventi Bartesaghi e roba del genere. Quindi Enrico Variale, dai, sei stato smentito subito dai fatti, portati a casa in saccoccia questa e andiamo avanti. Andiamo avanti parlando degli altri spunti di questa partita, che sono tanti spunti di mercato, perché era una giornata quella di oggi che dovrebbe portare ai saluti di diversi calciatori, in bilico la questione Mkhitaryan, da capire se rinnova De Vrij, in uscita sicuramente Frattesi che non è stato nemmeno convocato ieri per un problema muscolare a quanto pare, Darmian, Sommer, Acerbi, ne abbiamo già parlato a lungo, ma soprattutto sono arrivati degli spunti molto interessanti anche nel post partita, a partire, secondo spunto secondo me da analizzare, dalle dichiarazioni di Christian Chivu. Un Chivu che secondo me ha lanciato un indizio interessante su un tema di cui si sta parlando tanto in queste ore. Anche ieri nel club di Passione Inter, nella nostra discussione post partita, c'era chi diceva ma perché ancora 3-5-2, valutiamo la difesa a 4, visto che l'Inter ha chiuso la partita con la difesa a 4, qualcuno sosteneva ieri, comunque sì, l'Inter chiude la partita con il 4-2-3-1, ne ha parlato anche Bissek in conferenza stampa, su Bissek poi tra poco ci torniamo, ma un 4-2-3-1 che era molto figlio di questo clima di fine stagione, dei vari cambi fatti e delle assenze. E quindi non c'è l'idea di cambiare modulo, anzi lo stesso Chivu
ha sottolineato: questa è una squadra che ha delle certezze che non vanno cambiate, ma bisogna anche integrare delle cose, bisogna quindi aggiungere qualcosina, come dice Chivo. Quindi ci sono delle certezze che non vanno cambiate, certezze che sono delle colonne portanti di questa squadra, e vi lascio scrivere nei commenti quali sono secondo voi le colonne portanti di questa squadra, così stasera ne parliamo in diretta alle 19:30. Ma soprattutto le certezze sono innanzitutto, secondo me, questo 3-5-2 da cui si parte, con cui l'Inter ha costruito i suoi successi, ha valorizzato tanti calciatori, ha raggiunto grandi obiettivi anche a livello europeo, e quindi, come abbiamo sempre detto qui su Passione Inter, il 3-5-2 è un punto di forza evidentemente di questa Inter, che ripartirà da così, e poi chiaramente, più che parlare di cambio modulo, che è un discorso che secondo me non è mai stato realmente preso in considerazione, bisogna parlare di ripartire da questa base e aggiungere qualche evoluzione, qualche integrazione da portare piano piano all'interno di questa squadra, con delle caratteristiche e delle funzioni differenti. Una di queste tra poco la trattiamo. Prima volevo soffermarmi su un altro tema che ha scatenato ieri un grandissimo dibattito, già dal primo tempo, per poi svilupparsi sempre di più nel post partita, con tanti commenti che si sono divisi su questa questione. E mi riferisco ovviamente a Josep Martinez, il nostro portiere, che di fatto si sta prendendo la titolarità dell'Inter in questo momento, una titolarità che molti invocano da molto prima, ecco, di questa stagione, già dall'inizio, alcuni addirittura, di questa stagione. Vi chiedo di darmi intanto un voto alla partita di Martinez ieri. Che impressione che abbia fatto? Ditemi un po' la vostra sulla partita di Josep Martinez. Io vi ho portato dei dati per commentarlo, poi vi dico una cosa anche in ottica mercato. Una parata effettuata, 11 tiri del Bologna, 3 in porta, una parata, un autogol e 2 gol. Gol evitati ha un valore negativo, nel senso che secondo il modello degli expected goal Martinez avrebbe potuto fare molto meglio sui gol. Secondo me il primo lo prende sul primo palo, ma non era semplicissimo. Diciamo che altri portieri sarebbero stati massacrati, ma secondo me non ha troppe colpe sul primo gol. Non ce l'ha nemmeno sul secondo. Sul terzo, secondo me, sull'autogol di Zelinski, ok che vieni colto di sorpresa, però non ha avuto una grandissima reazione, il pallone gli passa sotto il braccio, non benissimo sul terzo. 0 respinte, un'uscita con i piedi riuscita. Soprattutto però sono interessanti i dati sul possesso palla, perché si è discusso molto soprattutto degli errori con i piedi. 85% di passaggi riusciti, sui lanci lunghi 58%, ne ha sbagliati 5 su 12, all'interno della partita in cui ha perso 8 palloni toccandone 65. Cioè Martinez in questa partita, ragazzi, è stato sollecitato tantissimo. Per essere un portiere, 65 palloni giocati, soprattutto in trasferta sul campo del Bologna, ha toccato veramente un gran numero di palloni, è stato molto coinvolto, molto più di quella che era la media stagionale, perché se non vado errato Martinez mediamente era sui 45 palloni giocati prima di questa partita, se non ricordo male, comunque molto di meno, ecco, rispetto ai 65 attuali, quindi è stato coinvolto molto, soprattutto contro un avversario che se l'è giocata come partita vera, soprattutto all'inizio, con delle caratteristiche come quelle del Bologna molto spinte nella pressione, nell'aggressione, che mettono in difficoltà il reparto difensivo, la squadra e ovviamente anche lo stesso portiere. Quindi da qui si è aperto il dibattito. Martinez sì per il futuro, Martinez no. Voi da che parte state? Anche qui vi aspetto nei commenti, vi voglio molto carichi nei commenti. Non credo, anzi faccio un passo indietro. Per me non è detto che l'Inter è una squadra di vertice debba avere per forza di cose un portiere mostruoso. Nel senso, se puoi prendere un portiere fortissimo, ovviamente molto meglio. Se hai uno dei top portieri al mondo che ti portano 7-8 punti in una stagione, magari questo ti dà sicuramente un grandissimo vantaggio. Ma secondo me anche un portiere normale in una squadra ben organizzata va più che bene. L'importante è che sia un portiere che abbia carattere, sicuramente, e leadership, ma soprattutto queste caratteristiche umane, perché è un giocatore che deve reggere una pressione molto forte che c'è all'Inter e deve reggere tanti momenti di stagioni che sono molto lunghe, molto intense, e quindi devi essere sul pezzo. La costanza a livello umano, secondo me, viene prima quasi delle caratteristiche tecniche del giocatore. Per cui se io unisco Inzaghi prima, Chivu poi, che hanno avuto dei dubbi evidentemente su Martinez, altrimenti con un Sommer calante lo avrebbe lanciato prima. Chivu ha anche detto delle cose nel recente passato, dicendo che lui sa, Martinez sa perché non ha avuto più occasioni fin qua. Ecco, questa partita qui col Bologna era comunque un test, secondo me, per capire se
appunto stacchi la spina nei momenti così, sotto pressione nel gioco, ha sbagliato tanto ed è stata una prestazione negativa, che quindi secondo me, essendo un test, fa fare delle domande su Josep Martinez. Detto questo, secondo me non è neanche giusto valutare una scelta per il prossimo futuro sulla base di una sola partita, chiaramente. Quindi non può essere solo questa partita a cambiare i giudizi da parte nostra e soprattutto da parte dell'Inter. E per cui credo e spero che l'Inter abbia scelto cosa fare sul portiere già da prima di questa partita e che comunque non si fa condizionare da questa partita e faccia la scelta con convinzione soprattutto. Ecco, la convinzione è il tema principale secondo me, perché dire ci accontentiamo di Martinez perché ce l'abbiamo in casa, mi costa poco e mi tengo i soldi per altri reparti, non è un discorso che mi convince molto, che mi fa stare molto tranquillo, perché se allora devo fare una scelta prima di tutto economica che tecnica e caratteriale, allora tanto vale dire mi vado a prendere Filip Stankovic, che è vivaio Inter, quindi mi fa comodo anche per le liste, ha fatto bene dal Venezia, ho il 50% sulla rivendita, in pratica in comproprietà, quindi me lo riprendo con pochi soldi, ha un ingaggio più basso e dalla cessione di Martinez mi incasso pure qualcosa, se devo fare un ragionamento economico. Per cui io non sono un grandissimo fan di Josep Martinez, ma se l'Inter ha scelto lui, bisognerà dargli fiducia, anche noi dovremo dargli la possibilità di crescere con continuità, facendolo lavorare sui piedi, però ovviamente come si è fatto anche con Andanovic, quindi c'è la speranza che lo possa fare anche lui, un portiere che però arriva a 28 anni avendo giocato 2 sole stagioni da titolare in carriera. Quindi è una scelta, sarà una scelta tampone per poi arrivare all'anno prossimo ad investire sul portiere titolare del prossimo ciclo? Bisogna scegliere con grande convinzione, questo secondo me è importante. Vado velocemente ad un altro tema di questa partita, Andy Diouf, per molti il migliore in campo di giornata, siete d'accordo? Si accende nel finale in realtà perché prima non stava facendo una grandissima partita, 89% dei passaggi precisi, quindi ha avuto una buona precisione anche se non è stato coinvolto in maniera clamorosa, 49 palloni giocati, 3 tiri totali, è stato quello che ci ha provato di più, con un tiro che ha centrato la porta, un palo colpito che diventa un assist di fatto per Pio Esposito, un solo dribbling riuscito su 3, con 16 corse, cioè 16 volte è partito in progressione. Questo è l'aspetto che colpisce di più di Andy Diouf, che dall'altro lato però contributi difensivi 0, ha vinto un solo duello a terra su 7, ne ha vinto un duello aereo su 2, quindi non è che abbia fatto una prestazione clamorosa, però questo ancora una volta dà ancora più ragione a quello che dico sempre io su Diouf, che è un giocatore che secondo me rispetto a Luis Enrique qualcosina di interessante ha, e continuo a ribadirlo, ma soprattutto ci fa capire quanto all'Inter ci stia mancando da anni un giocatore che punti l'uomo, che faccia queste cose qua. Quindi questo è un indizio su cui l'Inter sicuramente lavorerà. Su Diouf si stanno facendo delle valutazioni anche sulla possibilità di convertirlo in questo nuovo ruolo di quinto a destra, che secondo me di base non è il suo, ma in contesti particolari con avversari che stai attaccando, che puoi attaccare molto, che puoi chiudere dietro, eccetera, potrebbe anche farlo in situazioni molto particolari. Ecco, c'è da capire se è un'ottimizzazione delle risorse a disposizione fare questa cosa. Kivu si è lasciato andare, gli è scappato detto sta diventando un giocatore da Inter, ha detto, e poi dopo si è corretto dicendo che lo è sempre stato. È il sintomo che ci sono delle valutazioni in corso su Diouf anche su questa cosa del ruolo. Così come ci sono delle situazioni di valutazione in corso su Jan Bissak, che dopo la partita ha risposto a qualche domanda sul futuro in maniera piuttosto liscia, molto Bissek non è mai uno di quelli che si diverte molto nelle conferenze, nelle interviste. Mi è capitato anche di intervistarlo quando siamo stati ad Appiano, non è uno che si diverte tantissimo nelle interviste, quindi le fa perché le deve fare. Per cui partiamo da questo. Però sulle domande di mercato ha risposto in maniera piuttosto lineare, che è felice che è felice all'Inter, sta bene all'Inter, ma è anche felice che sia accostato a grandi squadre e lui però pensa all'Inter al momento. Per molte persone, da quello che ho letto, ma anche per i nostri Romina e Simone, è stato leggermente enigmatico nel modo di rispondere sul mercato, mi dicono. Per me, più che altro, mi è sembrato molto deluso per la mancata convocazione al Mondiale con la Germania, e questo allora potrebbe portare a qualche dubbio sul futuro, nel senso che, vista la stagione e le convocazioni che ha fatto la Germania, mi sembra evidente comunque che il campionato italiano sia snobbato in questo momento a livello internazionale, o almeno dalla Germania, ecco. E che quindi guardino un po' di più anche al loro campionato locale, al blocco Bayern e ai campionati top che vengono considerati top. E il Bayern appunto sembra
realmente interessato a Bissek, stanno facendo delle valutazioni su Bissek e nel frattempo Bissek ha cambiato procuratore con un agente che fa anche molti affari col Bayern a livello storico. Quindi sembra un indizio a tenere d'occhio, varie cose a tenere d'occhio, che non significa che Bissek se ne andrà, però ne abbiamo già parlato in un altro contenuto in cui abbiamo fatto un'analisi nei giorni scorsi. Quindi vi aspetto anche in quel contenuto che potete recuperare sul nostro canale. Nel frattempo io vi ringrazio ragazzi per questa grande stagione che abbiamo vissuto insieme, ci siamo divertiti, mi fa piacere che questo format del giorno dopo sia cresciuto sempre di più e sia apprezzato sempre di più da parte vostra. Continueremo a portarlo con dei miglioramenti anche nella prossima stagione, portandovi più dati e molte altre cose, quindi dateci anche dei bei mi piace per supportarci. Nel frattempo, piccola avvertenza ragazzi, adesso inizia un mercato, ho già letto dei commenti, però così non andiamo lontano l'anno prossimo. Stendiamo un attimo, ecco, distendiamoci un attimo e poi la prossima stagione sarà lunga, ma intanto sarà molto lungo il mercato, quindi lo vivremo insieme come sempre, per cui vi aspetto anche nel club e vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.